Mi scusi, buongiorno. Sì, dica. Posso aiutarla in qualche modo? Ho un piccolo problema con questo distributore di pacchi. Ah, la capisco. La tecnologia a volte sa essere complicata. Esatto. Sto cercando di aprire il mio scomparto. Ha già aperto l'app sul telefono? Sì, l'app è aperta, ma il pulsante non sembra funzionare. Mi lasci vedere un momento. Ha attivato il Bluetooth. Oh no, me ne sono completamente dimenticato. È l'errore più comune che si fa qui a Stoccolma. Ora è attivo, ma lo scomparto non si apre ancora. Aspetti un istante. A volte ci mette un po' a caricare. Ah, ecco, si è accesa una luce verde sul distributore. Ottimo. Provi a premere di nuovo sull'app adesso. Fantastico, la porta numero 14 si è aperta. Meraviglioso. Ha funzionato. Grazie mille per l'aiuto, mi sono appena trasferito in città. Non c'è di che. Non è svedese, vero? No, vengo dalla Germania, lavorerò qui per 3 mesi. Stoccolma è una città bellissima, non trova? Sì, splendida, ma è tutto così moderno e digitale. È vero, qui facciamo quasi tutto con lo smartphone. Persino ritirare i pacchi, nella mia città è diverso. Ci si abitua in fretta. Il pacco è pesante. No, sono solo un libro e un po' di vestiti. Deve ritirare altri pacchi? No, per oggi era l'unico. Allora le auguro una buona giornata. Altrettanto a lei. Come si chiama esattamente quest'app? Si chiama PostNord. Le servirà per tutti i pacchi qui in zona. Buono a sapersi, ho ancora molto da imparare. È normale all'inizio. Buona fortuna per tutto. Grazie. Anche lei deve ritirare un pacco? Sì, sto ritirando il mio nuovo telefono. Oh, che bello! Allora buon divertimento col nuovo acquisto. Grazie. Arrivederci e buona serata. Arrivederci. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Guarda fuori dal finestrino. La vista è mozzafiato. Incredibile! Si vede tutta la città da qui. E guarda laggiù in fondo. Quello è il Vesuvio. Oggi sembra così calmo e maestoso. Sì, ma resta comunque un vulcano molto potente. Mi piace un sacco questo viaggio in funicolare. Anche a me. È 1000 volte meglio che prendere l'autobus. Ed è anche molto più veloce. Siamo quasi arrivati in cima. Sei mai stato a Napoli prima d'ora? No, è la mia prima volta in Italia. E come ti sembra finora? Ti piace? La città è rumorosa e caotica, ma è assolutamente stupenda. La penso esattamente come te. E il cibo è qualcosa di divino. Oh sì, la pizza di ieri era la più buona della mia vita. È quello che dicono tutti i turisti che vengono qui. Domani vorrei andare a Pompei. Ti andrebbe di venire? Volentieri. È un posto incredibilmente interessante. Quanto tempo rimarrai ancora in Italia? Resto ancora una settimana. Poi andrò a Roma. Anche Roma è fantastica, ma qui il mare è a 2 passi. È vero. Amo il colore di quest'acqua così blu. E oggi il sole scalda che è un piacere. Sì, è il clima perfetto per una gita. Oh, ci stiamo fermando. Siamo già arrivati. Sì, questo è il capolinea. Dobbiamo scendere. Dove andiamo come prima cosa? Andiamo alla terrazza panoramica, vicino al castello. C'è un bar lì nei paraggi. Ho proprio bisogno di un espresso. Certamente. In Italia trovi dell'ottimo caffè ovunque. Questa sì che è una bella notizia. Dai, si stanno aprendo le porte. Ti seguo. Speriamo non tiri troppo vento lassù. No, oggi c'è una calma piatta. Perfetto, voglio scattare un sacco di foto. Ti darò una mano. Possiamo farci una foto insieme. Ottima idea. Andiamo. Questo locale è davvero accogliente, mi piace. Sì, è il posto ideale per una vera fika svedese. Perdona la domanda, ma cosa significa esattamente fika? Oh, per noi è una tradizione importantissima. È solo un modo per dire bere un caffè? No, è molto di più. È una vera pausa dalla routine quotidiana. Quindi si tratta di passare del tempo con gli amici? Esatto, si beve un caffè e si mangia qualcosa di dolce insieme. Sembra un'ottima abitudine. Cosa mi consigli di prendere? Devi assolutamente provare un rotolo alla cannella. Non si chiamano kanelbullar qui? Sì, proprio così. È il dolce classico in Svezia. Sono molto dolci? Sono perfetti, non troppo stucchevoli e con tanta cannella. Ok, allora vada per il rotolo alla cannella. E da bere? La maggior parte degli svedesi lo accompagna con un caffè nero. Io preferisco il caffè con un po' di latte. Nessun problema.
Il caffè qui è molto forte. Allora prenderò un cappuccino grande. Io invece preferisco un tè e una fetta di torta al cioccolato. Anche quella torta nella vetrina ha un aspetto invitante. Quella è la Clad Caca. È una torta al cioccolato dal cuore morbidissimo. Magari la assaggerò la prossima volta. La fica si può fare ogni giorno, a volte anche 2 volte al giorno. È una tradizione meravigliosa. La Svezia mi piace sempre di più. Mi fa molto piacere sentirtelo dire. Andiamo al bancone a ordinare? Sì, oggi offro io. Sei mio ospite. Ma grazie, sei davvero molto gentile. Figurati. Allora, ricapitolando, un cappuccino, giusto? Sì, grazie. E il rotolo alla cannella. Perfetto. Tu intanto cercaci un posto vicino alla finestra. Laggiù c'è un tavolo libero. È in una posizione soleggiata. Ottimo. Arrivo subito con le nostre cose. Non vedo l'ora di godermi la mia prima vera fica. Vedrai che ti piacerà. Fidate di me. A tra poco. A tra poco. Buongiorno. Stavo dando un'occhiata a tutte queste varietà di formaggio. Buongiorno. Posso aiutarla a scegliere qualcosa? Sì, volentieri. Non me ne intendo molto di formaggi olandesi. Non si preoccupi. Abbiamo moltissimi tipi di Gouda ed Edamer. Qual è la differenza principale tra i due? L'Edamer di solito è un po' più sodo e ha meno grassi rispetto al Gouda. Capisco. E quale dei due ha il sapore più intenso? Dipende tutto dalla stagionatura. Vorrebbe assaggiare un pezzetto di Gouda giovane? Sì, molto volentieri. Grazie mille. Ecco a lei. Ha solo 4 settimane di vita. Oh, è davvero molto delicato e morbido. Esatto. Molte persone lo amano a colazione sul pane. Avete anche un formaggio dal gusto un po' più deciso. Allora provi questo Gouda vecchio. È stagionato per oltre 1 anno. Questo sembra molto più scuro. Ha anche dei piccoli puntini bianchi. Sono cristalli di sale. È un segno dell'ottima qualità. Il sapore è davvero forte, ma squisito. Si sposa divinamente con un bicchiere di vino la sera. Quanto costa al chilo questo formaggio stagionato? Costa 18,90 € al chilo. Mi sembra un prezzo onesto per una qualità del genere. Oggi abbiamo anche un'offerta speciale sull'Edamer. Di che offerta si tratta? Se acquista 2 pezzi grandi, riceverà in omaggio un vasetto di senape. Interessante. L'Edamer sta bene con la senape. Sì, in Olanda mangiamo spesso il formaggio con un tocco di senape. Allora prendo mezzo chilo di quel Gouda vecchio. Certamente. Desidera che lo metta sottovuoto? Sì, per favore. Devo trasportarlo in valigia. Nessun problema. Così il formaggio si manterrà fresco a lungo. Vendete anche coltelli da formaggio? Sì, laggiù abbiamo una piccola selezione di coltelli e affettaformaggio. Prendo anche questo affettaformaggio qui. Ottima scelta. Desidera altro? No, per oggi è tutto, grazie. Allora in totale sono 23 €. Posso pagare con la carta? Sì, certo. Può semplicemente inserire la carta nel terminale. Ecco il mio codice. Grazie mille. Ecco il suo formaggio e il suo nuovo affettaformaggio. Grazie per la gentile consulenza. È stato un piacere. Le auguro un buon soggiorno nei Paesi Bassi. Grazie e arrivederci. Arrivederci e buon appetito. Oh no, non può essere vero. Ehi, va tutto bene? Sembri sconvolta. No, non va bene per niente. Ho fatto un errore madornale. Che è successo? Ti sei fatta male? No, ma guarda il distruggi documenti. Mi sembra che stia funzionando normalmente. Sta triturando la carta. Appunto, sta triturando i fogli sbagliati. Oh no! Hai infilato dentro un documento importante. Sì, era il contratto per quel cliente di Berlino. Accidenti! Era l'originale con la firma? No, per fortuna era solo una copia per l'archivio. Beh, allora non è così grave, no? Invece sì, perché sopra ci avevo scritto tutti gli appunti del capo. Ah, capisco. Avevi quegli appunti solo su quel foglio? Sì, me li ha dettati stamattina e li ho scarabocchiati velocemente. Riesci a fermare la macchina immediatamente? È troppo tardi. Guarda, stanno uscendo solo striscioline. Che disdetta! Riesci a ricordarti cosa c'era scritto? Solo una parte. Riguardava i nuovi prezzi e le scadenze di consegna. Forse posso aiutarti. Ero presente anch'io per un attimo durante la riunione. Davvero? Sarebbe fantastico. Ti ricordi cosa ha detto sulla consegna? Ha detto che dobbiamo consegnare entro e non oltre il 15 marzo. Giusto, ora mi ricordo. E per quanto riguarda lo sconto? Voleva offrire al cliente uno sconto del 5% per l'ordine immediato. Grazie, mi stai salvando la giornata. Vado subito a riscrivere tutto. Figurati, dovremmo stare tutti più attenti con quel macchinario. Sì, avevo la testa completamente altrove. Succede a tutti prima o poi.
Ti andrebbe un caffè per riprenderti? È un'ottima idea. Ho proprio bisogno di staccare un minuto. Te lo offro io. Andiamo in cucina? Sì, volentieri. Devo darmi una calmata. Non preoccuparti più, il capo non se ne accorgerà nemmeno. Lo sparo bene. Dopo ristamperò il contratto e via. Esatto, e stavolta tienilo lontano dal distruggi documenti. Oh, lo farò di sicuro. D'ora in poi starò molto più attenta. Dai, il caffè è pronto. Con tanto latte e zucchero? Sì, grazie. Proprio come piace a me. Ecco il tuo caffè. Su col morale, è solo carta. Grazie. Sei davvero un collega eccezionale. Ma di che? I colleghi servono a questo. Mi sento già molto meglio adesso. Mi scusi, il posto accanto a lei è libero. Sì, è libero. Sieda pure. Grazie mille. Il treno è davvero affollato oggi. È vero. Quasi tutti i posti sono occupati. Anche lei viaggia fino in Polonia. Sì, vado fino a Przemyśl e lì farò il cambio. Anch'io vado a Przemyśl. Qual è la sua destinazione finale? Sono diretta a Cracovia. Vado a trovare mia sorella. Oh, Cracovia è una città meravigliosa. C'è già stato per caso? Sì, l'anno scorso in estate. Il centro storico mi è piaciuto moltissimo. Mi fa piacere. E lei dove è diretto? Io proseguo per Berlino. Lavoro lì come ingegnere. È un bel viaggio lungo. Quanto dura in tutto? Se tutto va bene, dovrei essere lì in circa 15 ore. È faticoso. Ha portato con sé abbastanza acqua e cibo? Sì, ho preparato dei panini e preso delle mele. Le andrebbe un biscotto? Ne ho un pacchetto intero. Molto gentile, grazie. Hanno un ottimo aspetto. Prenda pure. Faccio spesso questa tratta. Vive a Kiev o in Polonia? Vivo a Kiev, ma la mia famiglia è sparsa in tutta Europa. Capisco. È importante vedere spesso i propri cari. Sì, soprattutto in tempi come questi. Di cosa si occupa a Berlino? Lavoro a un progetto sulle energie rinnovabili. Sembra un lavoro molto interessante e soprattutto utile. Sì, mi piace molto, anche se mi porta a viaggiare spesso. Parla bene il polacco o il tedesco? Il mio tedesco è discreto, ma il polacco lo trovo difficilissimo. Il polacco non è affatto semplice da imparare, è vero. Però le persone in Polonia sono sempre molto disponibili. Sono d'accordo. Ha un appartamento tutto suo a Berlino? Sì, vivo in un piccolo appartamento in centro. È pratico. Si arriva subito al lavoro. Esatto. E lei? Di cosa si occupa a Kiev? Sono un insegnante di matematica in una scuola. Matematica. A scuola era la mia materia preferita. Si sente raramente. Molti studenti la trovano ostica. Mi piacciono la logica e le regole chiare. Allora il suo lavoro da ingegnere è perfetto per lei. Sì, lo penso anch'io. Guardi, stiamo proprio attraversando il confine. Oh sì, ormai non manca molto alla stazione. Dovrò sbrigarmi a trovare il mio treno in coincidenza. Non si preoccupi, la stazione di Przemyśl non è così grande. Grazie per la piacevole chiacchierata. Il tempo è volato. Lo penso anch'io. Le auguro un buon viaggio verso Berlino. Grazie. E lei si goda il tempo con sua sorella a Cracovia. Grazie mille. Le auguro ogni bene. Arrivederci. Arrivederci. Ehi, guarda, questo mercato è davvero immenso. Sì, ci sono un sacco di cose interessanti qui. Oggi sono alla ricerca di vecchi dischi in vinile. Ti piace la musica degli anni 60? Sì, adoro il suono del vecchio vinile. Laggiù c'è un banco con tantissimi dischi. Oh, hai ragione. Andiamo a vedere. Io invece preferirei dare un'occhiata ai vestiti. Guarda quell'abito blu laggiù in fondo. Sembra davvero molto bello e classico. È un abito vintage? Sì, credo sia degli anni 80. Quel colore ti starà sicuramente benissimo. Vado subito a provarlo. E io ho trovato un disco dei Beatles proprio qui. Quanto costa quel disco? Il venditore dice che costa 10 euro. È un prezzo regalato per un pezzo così raro. Sì, lo penso anch'io. Lo prendo subito. Il mio vestito invece costa 15 euro. Anche questo è un ottimo prezzo. Il tessuto è molto morbido e la qualità sembra ottima. Amsterdam ha decisamente i mercatini dell'usato migliori. Vero, qui si trova sempre qualche tesoro nascosto. Ti andrebbe di bere un caffè dopo? Molto volentieri, è un'ottima idea. Possiamo sederci lungo il canale? E il tempo oggi è perfetto per farlo. Sono felicissimo del mio nuovo vinile. E io sono entusiasta del mio nuovo vestito. È stata una giornata di grandi acquisti oggi. Assolutamente. Dobbiamo tornarci presto. La prossima volta cercheremo dei vecchi libri. Affare fatto. Contaci. Scusa, guarda lì sotto la panchina.
Oh, ma è un cagnolino. Sembra così triste e solo. Chissà dov'è il suo padrone. Non vedo nessuno qui intorno nel parco. Vieni qui, piccolo, non aver paura. Ha un bel collare indosso. Magari c'è scritto un nome o un numero. Aspetta, provo a guardare con molta cautela. Riesci a leggere qualcosa sulla medaglietta? Sì, c'è un numero di telefono. Ottimo, hai il cellulare con te? Sì, ce l'ho qui nella borsa. Prova a chiamare subito quel numero. Speriamo che qualcuno risponda. Il cane è davvero dolcissimo, è molto bravo. Pronto? Buongiorno. Per caso ha smarrito un cane? Cosa dice la persona al telefono? Una signora sta piangendo dalla gioia. È il suo cane. Come si chiama il piccoletto? Si chiama Burek. Burek. Guarda, sta scodinzolando. La proprietaria abita proprio qui vicino. Sta venendo qui al parco adesso. Sì, sarà qui tra 5 minuti. Dobbiamo restare qui con lui ad aspettare. Avrà sicuramente una fame e una sete terribili. Ho ancora un po' d'acqua nella mia bottiglietta. Bene, dagli un goccio da bere. Beve velocemente, era proprio assetato. È bello che siamo riusciti ad aiutarlo. Sì, un cane da solo in città corre troppi pericoli. Guarda, sta arrivando una signora di corsa. Sembra davvero felice. Deve essere per forza la padrona di Burek. Oggi abbiamo fatto proprio una buona azione. Buongiorno, cosa posso fare per lei oggi? Buongiorno, dottore. Ho un problema alla pelle. Mi racconti pure meglio di cosa si tratta. La pelle sulla schiena è molto arrossata e mi brucia. Da quanto tempo avverte questi disturbi? È iniziato tutto circa 2 giorni fa. È stata al sole di recente? Sì, la scorsa settimana sono stata in vacanza in Italia. Immagino che il tempo lì sia stato molto soleggiato. Sì, faceva molto caldo e il sole era fortissimo ogni giorno. Ha usato una crema solare? Sì, ma forse il fattore di protezione era troppo basso. Sembra una reazione allergica. Si tratta di un'allergia al sole? Sì, la sua pelle è molto sensibile alla luce solare. Cosa posso fare adesso per rimediare? Le prescrivo una pomata specifica. Quante volte al giorno devo applicarla? Per favore, applichi la crema 2 volte al giorno. Devo prendere anche delle compresse? No, la crema dovrebbe essere sufficiente per iniziare. Posso tornare al sole domani? No, per favore, resti all'ombra per almeno 3 giorni. È un peccato, ma capisco la necessità. All'aperto indossi sempre una maglietta di cotone. Va bene, lo farò senz'altro. Ha altri sintomi, come dolore o febbre? No, sento solo prurito e un po' di bruciore. Vedrà che con la pomata migliorerà molto in fretta. Grazie mille per l'aiuto, dottore. Di nulla. Ecco la ricetta per la farmacia. Arrivederci e buona giornata. Arrivederci, le auguro una pronta guarigione. Ecco, siamo arrivati davanti al mio portone. Il tragitto mi è sembrato davvero brevissimo. Sì, stasera il tempo è volato. Lo penso anch'io. Mi sono divertito molto. Grazie per la splendida cena al ristorante. Figurati, la pasta lì era davvero squisita. E anche il vino, mi è piaciuto moltissimo. Mi fa piacere che la serata sia stata di tuo gradimento. Sei davvero un ottimo compagno di chiacchiere. Grazie per il complimento. Anche tu sei molto simpatica. All'inizio ero un po' nervosa, lo ammetto. Davvero? Non me ne sono accorto per niente. Eppure sì, ma ora mi sento molto a mio agio. È bello sentirlo. Per me è lo stesso. Cosa farai il prossimo fine settimana? Non ho ancora programmi definiti. Come mai me lo chiedi? Magari potremmo andare al cinema insieme. È un'idea fantastica. È uscito un nuovo film sui viaggi. È da un sacco che volevo vederlo. Ci incontriamo sabato sera allora? Sì, sabato alle 8 per me è perfetto. Ottimo. Allora poi ci scriviamo per i dettagli. Ti chiamo domani dopo il lavoro. Va bene, aspetto la tua chiamata allora. È stata davvero una serata bellissima con te. Grazie, ti auguro un buon rientro a casa. Grazie mille. Dormi bene e fai bei sogni. Anche tu. A presto. A presto. Buonanotte. Buonanotte, e sogni d'oro anche a te. Ciao, e a presto.